tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di crochet refashion e cambieremo completamente le sorti del nostro tanto amato poncho messicano, trasformandolo in un abito del tutto singolare. Ma prima iscrivetevi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e seguitemi su tutti i miei social, vi lascio i link in descrizione. Per realizzare questo progetto mi è servito solo qualche metro di filato, in questo caso Chuck di Casa Tessiland variante ottaneo, o comunque uno dei filati che avete utilizzato qualora aveste realizzato il poncho messicano, in modo tale da non far vedere troppo le cuciture, perché si tratterà infatti di cambiare semplicemente la cucitura. Come vedete, il poncho in questo caso era costituito da due pannelli piuttosto lunghi, uniti in un certo modo. La prima cosa che ho fatto è stata scucire il mio poncho, quindi separare di nuovo i miei due pannelli, trovandomi con una sorta di due maxi sciarpe che poi ho utilizzato per il lungo. Le maxi sciarpe, come ricordate, quindi i pannelli singoli che noi avevamo costruito, avevano da un lato una bordatura a punto basso che io ho realizzato con il Chuck ottaneo. Ebbene, replicheremo questa bordatura anche dall'altro lato, in modo da trovarci con un pannello bordato a punto basso da entrambi i lati lunghi, mentre sui lati corti lasceremo le nostre frange. Una volta fatto questo, mettiamo i due dritti a baciarsi, quindi il rovescio del pannello deve stare verso di noi, mentre l'altro rovescio verso il tavolo, e mettiamo per lungo i nostri due pannelli, sovrapponendoli e infilando all'interno le frange, in questo modo. Da qui partiamo con i nostri marcapunti a stabilire la spalla e quindi io ho lasciato 15 cm per parte, ho messo due marker e sono andata a realizzare una cucitura invisibile con una serie di maglie bassissime da un lato e dall'altro. Una volta fatto questo, ho ruotato il mio pannello sul lato lungo e stabilendo questa volta invece l'altezza dello scalfo, che ho lasciato molto morbida perché vorrei indossare questo abito in maniera molto morbida, quindi ho lasciato circa 21 centimetri, ho messo un marker e allo stesso modo mi sono comportata alla fine, ho lasciato uno spacchetto di altri 20 centimetri. Ovviamente queste misure sono personali, qualora voi voleste potrete andare a chiudere tutto l'abito e lasciarlo appunto tutto chiuso, oppure potrete andare a stringere lo scalfo della manica a vostro piacimento. Una volta messi i miei marker, stabilito quello che desidero essere la chiusura del mio abito, sono andata a realizzare una cucitura per lato, quindi replico dal lato opposto. Sono andata a fare appunto questa cucitura sempre con una serie di maglie bassissime. Il consiglio che vi do è di iniziare con la cucitura delle due spalle, rivoltare sul dritto il lavoro ed indossarlo dalla testa. Una volta indossato in questo modo, andate a fare qualche prova con i marcapunti con l'abito indosso per capire come lo volete chiudere. Questo è esattamente quello che ho fatto io, vedete che ancora ho il marker attaccato. Terminate le nostre cuciture, non faremo altro, tolgo con l'occasione il marker, non faremo altro che rivoltare sul dritto il nostro lavoro, facendo fuoriuscire tutte le frange e andare ad indossare il nostro abito. Io poi ho perfezionato l'indosso con una bella cintura, come avrete visto senz'altro nelle foto di copertina, per dargli ancora più carattere. E qui termina questo refashion, a dimostrazione di come davvero con qualche metro di filo e 3 cuciture possiamo stravolgere dei lavori in maniera impensabile. Vi do un'altra piccola dritta qualora voi aveste una taglia differente dalla mia. Sono stata fortunata perché i miei due pannelli
coincidono con la metà della mia circonferenza più qualche centimetro, quindi l'abito, aiutato dalla cinta, mi calza molto bene. Qualora voi aveste una misura differente, quindi foste più abbondanti, aveste bisogno di una ampiezza differente, vi basterà, quando andate a bordare inizialmente il vostro pannello, aggiungere qualche riga da un lato e replicare naturalmente dall'altro lato, in modo da avere uno spessore che poi si trasformerà in una fascia laterale, che non toglierà nulla al lavoro finito, ma che vi consentirà di indossare il vostro abito come meglio credete. Una volta indossato, ovviamente andrete a rifilare le frange qualora l'indosso dovesse richiederlo, quindi anche qua a vostro gusto andrete a tagliare o meno le frange, e direi che il gioco è fatto. Fatemi sapere che cosa ne pensate, questa volta ho davvero osato. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, che vi abbia dato comunque qualche spunto per fare un po' di refashion su capi che già avete uncinettato ma che non indossate, e vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.